Ciao a tutti, ben arrivati o bentornati sul canale di Spirito Combattivo. Io sono Matteo e oggi andremo a studiare insieme, a grande richiesta, il kata Bassai Dai, ma ci vediamo dopo la sigla. Nel video di oggi andiamo a studiare il kata Bassai Dai. In descrizione poi potete trovare un link alla scheda completa del kata. Il kata Bassai Dai è un kata molto antico e le sue origini non sono molto ben definite, ma probabilmente ha origini cinesi e la sua creazione è dovuta al maestro Sokon Matsumura. Il nome originario di Bassai Dai era Passai e ne sono poi nate due versioni, Bassai Dai e Bassai Sho. Il nome Bassai significa penetrare la fortezza, mentre Dai grande, mentre Bassai Sho è la versione piccola dove Sho significa piccola, quindi un kata diverso sempre legato al Bassai. Il nome Bassai è stato scelto probabilmente proprio per la caratteristica delle tecniche. Infatti Bassai significa, come ho detto, penetrare la fortezza e le tecniche sono per lo più tutte tecniche dinamiche e di penetrazione, quindi tecniche molto potenti. Studiamo adesso il kata e per una migliore visualizzazione mi pongo lateralmente rispetto alla ripresa. Il kata inizia raccogliendo il piede destro verso il sinistro, quindi vicini, e contemporaneamente la mano destra chiusa a pugno deve essere raccolta dalla mano sinistra completamente. Quindi questo è fatto contemporaneamente. La prima tecnica poi è una tecnica esplosiva, è un Morote-oke Oikomi, quindi lanciato. È una tecnica che deve essere esplosiva e deve colpire una certa distanza, quindi estremizzato non è questo, ma una tecnica esplosiva. E bisogna restare fermi qualche istante, anche un secondo solamente, ma a conclusione della tecnica restare un secondo in equilibrio con tutti i nostri muscoli, così. E la proseguiamo il kata, quindi ci giriamo con un Usshuke sinistro e un secondo Usshuke con il braccio destro. Tipicamente per fare questo andiamo a raccogliere, proprio per questioni di apertura e questioni fisiche, andiamo a accorciare la posizione di Zenko Tsudachi per fare il secondo Usshuke. Non è generalmente considerato un errore neanche in gara. Ci giriamo poi con un Sotoke e un Usshuke. Anche qui, se non riusciamo a completare la tecnica con la rotazione, possiamo accorciare di qualche centimetro la nostra posizione. A questo punto andiamo a raccogliere i piedi vicini a effettuare una parata bassa che si chiama Kake Uke, bassa e quindi Sotoke, due tecniche collegate. Dunque di nuovo Usshuke sinistro. A questo punto ci alziamo in questo modo qui e raccogliamo le mani al fianco. Dunque andiamo a effettuare un Tate Shutoke avanti e un Chokotsuki, quindi Chokotsuki Usshuke. Qui abbiamo due varianti e spesso le cinture più avanzate, più alte in grado effettuano l'Usshuke senza parata. In questo passaggio qui non è sbagliato andare a effettuare la parata con la preparazione in questo modo, quindi versione 1, versione 2. Andiamo a ripetere per l'altro braccio, quindi pugno semplice Chokotsuki, Usshuke versione 1, Usshuke versione 2. Abbiamo una serie di Shuto-uke avanti. Io mi sposto leggermente, quindi Shuto-uke
primo andiamo a avvolgere come fossimo una molla, quindi ci prepariamo in Shutoke e scendiamo in Kokotsudashi Shutoke. Quindi andiamo avanti con un altro semplice Shutoke, quindi effettuiamo un altro Shutoke avanti e subito uno Shutoke dietro. Questi sono molto ravvicinati da fare insieme, avanti e indietro. Spostarci in Zenkotsudashi, e qui ci sono alcune varianti anche nelle stesse federazioni nello stesso stile. Non è sbagliato andare o a spostare la gamba dietro in Zenkotsudashi, quindi passando da Kokotsudashi a Zenkotsudashi, o la gamba avanti. Personalmente sposto la gamba avanti, ma comunque in genere non è un errore spostare la gamba dietro, posteriore o anteriore. Quindi ci dobbiamo trasformare da Shutoke in Kokotsudashi in Zenkotsudashi e ci andiamo a preparare per la prossima tecnica, la tecnica dove faremo il Kiai. Andiamo a prendere l'avversario e a effettuare il Fumikomi Geri verso il polpaccio, la gamba, il ginocchio dell'avversario, una tecnica di rottura. Quindi recuperiamo la gamba e andiamo in Shutoke dalla parte opposta, quindi a 180 gradi. Effettuiamo un altro Shutoke avanti, andiamo a raccogliere entrambe le braccia in una doppia parata, in questo modo qui. Questa è una parata, un Morote Hagyoke, quindi l'Hagyoke è questo, la parata dell'Hagyoke. Il Morote Hagyoke è una parata doppia, quindi ci pariamo da un avversario che ci sta attaccando e facciamo questa doppia parata. Quindi entriamo dentro la guardia dell'avversario che ci sta appunto attaccando, quindi ci apriamo, tiriamo su la gamba in Itsageri, quindi questa è una ginocchiata, una tecnica che poi troveremo più avanti nel kata. Quindi Itsageri, ci apriamo e entriamo dentro la guardia dell'avversario con la tecnica che si chiama Tetsui, qui ai fianchi dell'avversario. Dopo il Tetsui andiamo in Oitsuki, quindi tecnica semplice, lanciato però con Suriashi, quindi non un Oitsuki che più che Oitsuki sembra un Kizamitsuki, ma un Oitsuki lanciato. Dopo il pugno ci andiamo a difendere dall'altra parte e entriamo bassi sull'avversario. Questa è una tecnica che ha l'obiettivo di andare a prendere la parte interna delle cosce, quindi le linguine dell'avversario. Quindi saliamo. Mi raccomando che questa è una tecnica che spesso viene sbagliata, in quanto non dobbiamo stare chiusi con le spalle, ma le spalle completamente aperte. Questa è una tecnica che troviamo in molti kata. Se vogliamo fare degli esercizi per fare questa tecnica correttamente, ci possiamo mettere a un muro come questo e le nostre spalle, le nostre scapole dovranno toccare entrambe il muro. A questo punto andiamo a effettuare un calcio Mikatsuki Geri e Gedanbarai, modo qui, e giù con Gedanbarai. Dunque andiamo a effettuare la Shuke di parata. Quindi effettuiamo nuovamente il calcio che abbiamo fatto poco fa, quindi il Mikatsuki Geri con Maempi. Quindi calcio, andiamo a colpire la mano, e Maempi, quindi gomitata che raccogliamo con la nostra mano. Quindi andiamo a effettuare 3 tecniche collegate fatte in sequenza che sono fondamentalmente dei Gedanbarai, quindi 1, 2, 3, quindi sono dei Gedanbarai accennati, quindi non Gedanbarai completi, ma dei Gedanbarai accennati. Siamo nella sequenza
quasi finale del kata, quindi ci spostiamo da Kibadashi a Zenkan Sudashi in Yamatsuki. Questa è una tecnica spesso sbagliata, è una tecnica non banale che è simile a un'altra tecnica che è la Watetsuki. Nel Yamatsuki, che questo dobbiamo andare a colpire il Jodan e Gedan, l'avversario rimanendo con il busto in posizione obliqua, quindi non dobbiamo andare troppo avanti, quindi non dobbiamo tirare una testata all'avversario, ma il busto rimarrà appunto in posizione semi obliqua e i pugni dovranno essere in posizione, nella stessa posizione, nella stessa linea per arrivare al bersaglio allo stesso modo e posizionati così. Mentre l'altra tecnica simile è la Watetsuki, dove è un doppio pugno che però è completamente diverso, si va a colpire l'avversario ma non in posizione Jodan e Gedan come adesso. Quindi andiamo a raccogliere la gamba destra e la tecnica sarebbe questa, e poi effettuiamo lo Yamatsuki, quindi Itsageri, Yamatsuki, e andiamo dentro la guardia dell'avversario. Raccogliamo nuovamente la gamba e effettuiamo per l'ultima volta queste due tecniche, quindi ginocchiata, Itsageri, Yamatsuki verso l'avversario. E adesso c'è la sequenza finale, quindi mi giro nuovamente dalla parte frontale, da dove ho iniziato il kata, e vado nella tecnica del Sukui Uke. Questa è una tecnica di parata che tipicamente para un maigeri basso. Andiamo quindi in questo modo qui a effettuare la parata, quindi una stessa parata con l'altro braccio. Lo prepariamo lì, andiamo giù e effettuiamo la tecnica anche in questo modo qui. Adesso andiamo nelle ultime due tecniche, quindi guardiamo in quella direzione lì e effettuiamo uno Shuto Uke, quindi ci prepariamo e effettuiamo lo Shuto Uke, quindi spostiamo la gamba rimanendo in Kokotsudashi di 90 gradi e guardiamo dalla parte opposta, quindi rispetto a dove siamo noi a 180 gradi. Partiamo per l'ultima tecnica, un altro Shuto Uke avanti, facendo attenzione ai piedi, quindi non questo che ho fatto io, quindi anche questo è un altro errore tipico fatto, quindi non in questo modo qui, in quanto perdiamo potenza, velocità e efficacia, ma dobbiamo girare i piedi a terra direttamente verso il nostro bersaglio, verso la nostra direzione. Giriamo prima lo sguardo, dopodiché prepariamo piedi nella direzione in cui andremo e le braccia per lo Shuto Uke, e andiamo nella tecnica finale con il Kiai finale, il secondo Kiai del kata. E con questo abbiamo terminato il kata, ma non ancora, perché ancora c'è la parte di raccolta importante, quindi torniamo alla posizione di partenza, in quanto non è che abbiamo finito, allora ci tiriamo su e andiamo in salute e andiamo via. No, non abbiamo ancora finito il kata, quindi dallo Shuto Uke risaliamo nella posizione di partenza, quindi raccogliamo il piede sinistro verso il piede destro, la mano sinistra sulla mano destra come all'inizio, e apriamo il piede destro e la mano destra e andiamo nella posizione di partenza. E con questo abbiamo terminato lo studio del kata Bassai Dai. Se ancora non lo seguite, mi raccomando, seguite il canale, oppure mi potete trovare sui principali social come Facebook e Instagram, dove periodicamente pubblicherò video e lezioni non solo sul karate, ma anche su tutto quello che riguarda le arti marziali al di fuori del dojo. Ciao, alla prossima!